possibile che siamo nel 2021 e in Italia non ci siamo ancora abituati a vedere ragazzi con i capelli lunghi? Ragazzi, voi forse non ci fate caso se avete... Beh, questo video mi è andato abbastanza bene, 33.000 visualizzazioni su TikTok, diciamo non è benissimissimo, non è super virale, però diciamo che in realtà ho ricevuto tantissimi commenti e io di solito i video su TikTok, ovviamente li riposto sui Reels di Instagram, perché i Reels di Instagram ovviamente sono solo contenuti TikTok ripostati su Instagram per comodità e per più esposizione. E diciamo che su Reels di solito non ho mai ricevuto queste grosse views o queste grosse engagement. Eppure quando ho messo questo video ho ricevuto subito nel giro di 10 minuti tantissimi commenti di persone che mi supportavano in quello che ho detto in questo video. Ed è pazzesco, non pensavo di alzare così questo dramma toccando un punto dolente. Eppure alle persone questa cosa a quanto pare interessa. Quindi oggi vi voglio parlare un po' di questa cosa. Come mai nel 2021 in Italia soprattutto, ma un po' in tutto il mondo, un ragazzo con i capelli lunghi è molto pregiudicato. Ovviamente niente a che vedere con cose che succedono con le razze, con il femminismo e tantissimi altri problemi, ecco, questo non è un problema. Però mi sembra assurdo, magari voi non lo capite perché la maggior parte delle persone, dei ragazzi, l'80% non ha i capelli lunghi al giorno d'oggi, hanno un po' tutti i capelli medio corti. Ma quando iniziate ad avere i capelli lunghi, io non li ho mai avuti così lunghi, questa è la prima volta. Beh, iniziate a girare e ve lo giuro ragazzi, una volta al giorno, ma minimo, una volta è il minimo indiscutibile, il commento arriva e arriva il commento che a volte può essere anche piacevole, a volte può essere una frecciatina, a volte un insulto, a volte semplicemente non ti dicono niente ma te lo fanno notare. Sei lì magari che sei al locale e ehi guarda Tarzan, oppure all'attore X ti dicono ma sai che assomiglia a questo attore, sai che assomiglia a questo, ho una lista, e te lo giuro ho una lista, ve la faccio vedere, di persone a cui dicono che assomiglio, perché è pazzesco, ogni volta me le scrivo e me lo guardo perché mi sembra strano. E non è che sono persone che mi assomigliano, è che semplicemente avendo i capelli lunghi a quanto pare siamo tutti uguali. Oppure, questo Gesù, figurati se non assomiglio a Gesù, uno con i capelli lunghi ovviamente deve per forza assomigliare a Gesù. Quindi ho ricevuto un sacco di volte, sembri Gesù, sembri un hippie, ma quello che forse ho ricevuto di più è stato il chitarrista, ecco, wow rockettaro, wow metallaro, wow, perché a me piace anche vestirmi di nero. E cose anche normali, cioè cose eleganti, una camicia o altro, però a quanto pare uno coi capelli lunghi è automaticamente un metallaro. Ah già, e per non parlare della domanda scontata da dire ma scusa, ma perché non te li tagli? O quant'è che li fai crescere ancora? Come se fosse scontato il fatto che arrivati a una certa lunghezza bisogna tagliarli perché diventano brutti o scomodi o non hanno senso o un uomo non può averli. Quindi quella domandina scontata di frecciatina di e quando è che vai a tagliarli? Perché dovrei andare? Cioè... E questa cosa mi ha sempre fatto un po' strano. A me non interessa in realtà dell'opinione degli altri. I capelli mi piacciono così, non mi piacciono corti. Ho provato una volta nella mia vita a tenerli corti, ma diciamo che preferisco avere più opzioni. Quando li hai lunghi hai più cose da poterci fare con i capelli. Puoi legarli, puoi tenerli stretti, puoi tenerli giù, puoi tenerli su, mezzi giù. Quindi anche per il lavoro che faccio nella moda o nella recitazione sono più versatili. Ed hanno anche secondo me più carattere, perché è una cosa che non puoi, come la palestra, non è che qualcuno può diventare grosso così di colpo, ci vuole comunque dedizione e ci vuole tempo. Quindi è qualcosa che mi sono sempre tenuto, qualcosa che un po' comunque diversifica dalle altre persone. E inoltre ragazzi era anche da dire che io lavoro anche nel mondo della moda, spesso nel mondo della recitazione, e è una cosa che comunque fa comodo perché ti distingue dalla maggior parte degli altri ragazzi, modelli o attori, e quindi si possono fare delle parti che altre persone non possono fare, quindi c'è meno concorrenza. E ho notato che lavoro molto di più da quando ho i capelli più lunghi confronto a avere i capelli più corti. Ma non ho mai avuto, problemi. C'era un periodo in cui ero un po' più suscettibile prima di iniziare il mio percorso di crescita personale, il mio percorso di yoga, anche di meditazione, crescita interna, insomma, in cui ero più suscettibile a quello che gli altri pensavano.
e ogni cosa magari mi dava un po' di che, cioè cercavo di piacere a tutti, ecco, quindi nel momento in cui qualcuno ti dice oddio ma i capelli quando è che te li tagli? Cioè diventa veramente dopo un po' pesante, anche perché inizia a essere una, due, tre, 10 volte, 20 volte, oppure sei lì in discoteca e arriva qualcuno da dietro, ti giri, ti tocca, ti giri e diceva oh scusa pensavo fossi una ragazza. Cioè adesso non so se dal video si nota, ma ho fatto 12 anni di nuoto agonistico e fidatevi che la mia schiena, sono alto 1,86, la mia schiena e le mie spalle non danno l'idea di una ragazza, quindi è solo la frecciatina tanto per dare un po' di fastidio a certe persone. Tante altre persone in realtà... Cos'era quel suono? Tante altre persone in realtà, vi dico, apprezzano, non sono solo critiche o commenti negativi. Tante persone mi dicono wow che belli i capelli, a volte mi hanno anche offerto un drink semplicemente per i miei capelli, a volte soprattutto anche uomini. Ho notato che tanti uomini, soprattutto nella comunità di gay, apprezzano molto i capelli lunghi e quindi mi sono ritrovato spesso a farmi, cioè, che mi offrivano cose, mi offrivano da bere o qualsiasi cosa quando ero in giro per locali o per bar. Però c'è sempre quel... Non lo so, io non ho capito perché. Allora, i capelli è una cosa normalissima, tutti hanno i capelli e avere i capelli più lunghi o più corti non è qualcosa che non c'entra il genere, non c'entra, cioè non è che solo alle ragazze possono crescere i capelli lunghi, a chiunque possono crescere i capelli lunghi. Quindi non ho capito perché questa standardizzazione in cui per forza i maschi devono avere i capelli corti e per forza la donna deve avere i capelli lunghi. Nei commenti del mio video tante ragazze mi hanno anche scritto che questa cosa succede spesso anche con le ragazze che hanno i capelli corti e lo capisco. Però secondo me diciamo che forse anche perché magari un uomo confronto a una donna tiene meno alla propria self-care, alla propria beauty care in media e quindi probabilmente i capelli lunghi che sono più difficili da tenere che i capelli corti, normalmente anche tenerli alle punte eccetera bisogna dargli una certa attenzione, ovviamente è più facile che un ragazzo non li tenga bene quanto una ragazza anche se li hanno lunghi tutti e due e quindi magari associano il capello lungo a qualcosa di poco professionale, a qualcosa di un po' più brutto, più sporco, ma sono tutti pregiudizi che non hanno assolutamente né capo né coda. Ma che poi li hanno sempre avuti nella storia i capelli lunghi, i vichinghi, è una cosa, non è qualcosa di pazzesco, è una cosa normalissima, sono capelli. Cioè io penso che nel 2021 l'uomo, soprattutto, posso parlare anche della donna, ma in quanto uomo ci tengo anche a mettere, sono molto consapevole di quello che succede nel mondo femminile, ma sono anche consapevole del fatto che si parla molto poco del mondo maschile e della vulnerabilità del mondo maschile. Penso che l'uomo non abbia veramente il potere al giorno d'oggi per esprimere veramente quello che pensa. L'uomo, sto leggendo adesso anche un libro di Brené Brown, una psicologa che parla anche della differenza nella vergogna tra maschio e femmina e nell'uomo dice proprio che il patriarcato è anche lui qualcuno che lo soffre perché bisogna rientrare per forza in delle limitazioni come vai a un evento e tutti i maschi devono avere la camicia, le ragazze possono avere comunque vestiti di ogni genere e l'uomo ha per forza la camicia, ha per forza la maglietta, ha per forza la polo, ha per forza i jeans o i pantaloni. Le scarpe ci sono quei tre tipi, vestito da palestra e basta. Se andate in giro, il 99% dei ragazzi si veste esattamente nello stesso identico modo. Non ha il trucco per differenziarsi, non ha così troppi accessori, non ha vestiti di vario genere, scarpe di vario genere. La donna tiene molto di più a queste cose e questa cosa nella società ha portato l'uomo a limitarsi a una certa, a esprimere se stesso in un certo modo. Il modo in cui ci si veste è esprimere quello che si ha dentro, la propria personalità, non rientrando in nessun canone, oppure rientrandoci ma consapevolmente, non per forza. E quindi il fatto che noi per forza dobbiamo avere un guardaroba così limitato e se proviamo un po' a usare veniamo presi in giro in continuazione, la vergogna più grossa per l'uomo, per il maschio, è il fallimento, è l'essere rifiutati dalla società, da una ragazza, nel lavoro, nei soldi, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui ovviamente io mi faccio l'orecchino e vado al lavoro e mi dicono guarda che non è così tanto professionale, puoi toglierlo l'orecchino, quando invece in una ragazza è una cosa molto elegante, allora secondo me lì non dico che sia un problema, però nel 2021 diciamo che bisognerebbe dare
un po' meno, un po' più spazio alla propria espressione di sé e iniziare magari a rompere questi limiti che non hanno più così tanto senso. Quindi ragazzi, se voglio mettermi lo smalto come fa Fedez che viene preso in giro, lo faccio. Se voglio farmi l'orecchino, lo faccio. Se voglio mettermi una maglietta rosa, lo faccio. Se voglio avere i capelli lunghi, lo faccio, anche perché alla fine, al giorno d'oggi, una delle valute più di valore è l'attenzione, e se posso ricevere attenzione e unicità e particolarità e essere riconosciuto perché ho i capelli diversi dal 99% delle persone là fuori, ben venga. E non penso che sia una cosa negativa, basta ovviamente essere comunque professionali dove bisogna farlo, essere più casual dove bisogna farlo, tenere comunque bene la propria immagine, e poi non penso ci sia assolutamente nessun problema se non dai fastidio agli altri. Anzi, vi dirò che spesso vado in giro e tanta gente si ricorda di me o mi riconosce o da anni, oppure mi riconosce dai social o dalla TV, eccetera, grazie soprattutto ai miei capelli. E se io avessi i capelli corti, come l'85% di persone là fuori che hanno i capelli tutti allo stesso modo, con questo fungo in testa o questa moda del momento, probabilmente non mi riconoscerebbero neanche. Quindi essere già un po' comunque diversi non è una cosa che fa così male, secondo me. Io non mi sono mai identificato in nessun gruppo, non mi sono mai identificato in nessun trend o altro. So che adesso i capelli lunghi stanno anche iniziando a tornare tra ragazzi, e so che alcuni dicono anche che a volte sono scomodi, ma in realtà una media lunghezza sono scomodi. Quando iniziano a essere così lunghi puoi farci quello che vuoi come una ragazza, e quindi in realtà alla fine i capelli lunghi mi piacciono, li tengo, li ho sempre avuti così e li terrò finché ho voglia così. Quindi ecco qua ragazzi, volevo solo parlarvi un po' di questo argomento che è un po' particolare. Di solito non parlo di queste cose, non mi piace lamentarmi o parlare di argomenti sociali o altro, però visto che è un argomento che vi interessa, ho fatto spesso video di self-care, beauty care, eccetera eccetera, aiuto molto anche i ragazzi e quindi ci tenevo anche a parlare di queste cose. Quindi ragazzi, se siete unici, se vi piacciono i vostri capelli, se vi dicono oddio ma sembri gay, oddio hai i capelli lunghi quindi devi per forza essere gay, devi per forza essere un musicista, devi per forza essere Tarzan o una ragazza, o devi per forza essere un attore o altro, o ti riconosce per 50.000 altre persone perché hai i capelli lunghi, o devi per forza essere un hippie o un drogato o Gesù, lasciate stare, sorridetegli e giratevi. non serve neanche mettersi a discutere, perché si sta parlando con persone di generazioni diverse o si sta parlando con mentalità diverse, e penso che le nostre nuove generazioni cambieranno pian piano questa cosa. Sono sicuro che la nostra generazione pian piano andrà a avere sempre meno e a rompere queste differenze anche estetiche tra maschio e femmina, tra i generi. Quindi prendetevela un po' sul ridere, prendetela un po' con filosofia e siate contenti che state contribuendo a far evolvere l'essere umano, perché inizi a essere una delle prime persone che rompe questi limiti.